Life is overwhelming. Do you sometimes wish you could travel back in time when things were more relaxed? Then come to Ticino, located in the south of Switzerland, home to crystal clear lakes and rivers, majestic Alps, and sunny valleys. In Ticino, time moves slowly in our villages. Traditions are still practiced as they were centuries ago. Are you a nature lover and a fan of sustainable materials? Then you'll love the wood creations of Matthias Bachhofen in Ticino. Sono Matthias Bachhofen, appunto originario della Svizzera tedesca. Sono venuto qua più di 30 anni fa e sono un tornitore del legno, un artigiano. Da quando che sono qua ho il mio laboratorio in proprio e faccio dall'oggettistica fino all'oggetto artistico tutto al tornio. Per la maggior parte delle persone svizzere il Ticino è vacanze e invece per me è il posto dove vivo per scelta, tra l'altro, perché non sono ticinese di origine. Io ormai sono qua e alla fin dei conti mi trovo molto bene e non vorrei vivere in un altro posto in Svizzera. Il mio primo approccio al legno era durante l'apprendistato di tornitore del legno. Pensavo sempre di essere abbastanza negato al lavoro manuale, invece quando mi hanno permesso la prima volta di lavorare al tornio mi sono subito trovato molto bene ed è stata una sensazione veramente fantastica e da lì non l'ho più mollato. Per lavorare al tornio ci sono varie possibilità. Una possibilità è quella di andare in commercio e comprare del legname e poi il tornitore ha comunque bisogno anche di altri macchinari tipo bindella, pialla, preparare il legno per poi lavorarlo al tornio. Al tornio abbiamo il ferro che taglia in mano, la scorbia in mano e diamo la forma al legno, la forma rotonda che vogliamo noi. All'inizio bisogna scoprire come attaccare un pezzo sul tornio, perciò è una parte molto tecnica che bisogna riflettere. Poi abbiamo il legno, che ogni pezzo di legno è differente e alla fine arriva anche il discorso finiture. A me piace anche usare i colori sul legno. Per me fa parte del legno anche l'odore. Certi legni io preferisco non fare una finitura, non fare un trattamento, perché facendo questo perderebbe l'odore e l'odore comunque ci porta sempre dietro anche all'infanzia, per esempio. Per il Ticino il legno è una cosa molto importante, anche se non è di base un cantone o una zona con una tradizione del legno molto importante, ma penso che la superficie di bosco in Ticino sia una delle più grandi in Svizzera. Il legno tipico proprio ticinese è il castagno. Per me è molto importante l'uso del legno locale. E il bello del mio mestiere è proprio che è molto variato. Di solito non parto con un progetto, ma faccio il progetto a base del pezzo di legno. Mi faccio ispirare per i miei oggetti molto sui social, però una bella parte viene anche proprio fuori da me o arriva dalla natura, da quello che vedo, e molto spesso arriva direttamente dal pezzo di legno. Dalla lavorazione del legno ho imparato principalmente la pazienza. La pazienza perché il pezzo di legno mi chiede questa pazienza, non posso con un pezzo con tutti questi nodi
partire in sesta, ma devo andare piano, devo scoprire, devo fare. La seconda cosa è proprio la flessibilità, adattarmi al pezzo. Come to Ticino, where like Matthias you can slow down and rediscover the essence of a simpler time.